Non es sed fides, non rame ma fiducia. Questo motto, inciso su una moneta maltese del Cinquecento, chiamata patacca, riassume l'essenza del denaro. Non è la materia, l'oro, l'argento o il bronzo a dare valore, ma la fiducia che quella moneta ispira. Fiducia nel suo valore e nei confronti di chi la emette. È questo il tacito accordo che permette ad estranei di scambiare, promettere e collaborare. Questo è Moneta, storia dell'invenzione che ha cambiato il mondo. Il podcast che vi racconta una delle più grandi invenzioni dell'umanità, quella che ha dato letteralmente valore alle cose e che non smette mai di trasformarsi. Un podcast realizzato dall'Investment Institute di Unicredit, prodotto e distribuito da 24 Ore Podcast. Questa puntata si intitola Metallo. Nello scorso episodio abbiamo visto come la moneta abbia da sempre accompagnato ogni società umana, presentandosi sotto forme diverse, da capo di bestiame a disco di pietra e spiedo di ferro. Lui è Edoardo Campanella, direttore dell'Investment Institute di Unicredit. Ma la forma di moneta che più di tutte è impressa nella nostra immaginazione è quella della moneta coniata, della monetina d'oro, d'argento o di bronzo. In questa puntata scopriremo qual è l'origine di questo tipo di mezzo di scambio e il potente valore simbolico che l'accompagna. La moneta si trasforma in strumento di potere e mezzo di propaganda politica. Chi l'accetta si sottomette all'autorità di chi la emette. La moneta diventa metallo. La patacca maltese è interessante per varie ragioni, a partire dal fatto che è uno dei primi esempi di moneta fiduciaria. La sua storia inizia dopo il fallito assedio di Malta da parte dei turchi nel 1565. Le finanze dell'ordine maltese sono in pessime condizioni. La patacca serve a coprire le spese per ricostruire l'isola dopo l'assedio, con una promessa però. In futuro ogni patacca fatta di rame sarebbe stata scambiata per moneta di metallo nobile come oro o argento. Il rame è un metallo povero ed è per questo che ancora oggi il termine patacca indica qualcosa di scarso valore. La moneta diventa così una promessa da parte dei regnanti verso i suoi detentori. Basta avere fiducia, appunto. Il suo valore materiale non conta più. Proprio per avvalorare questa promessa, la patacca, come molte altre monete, è decorata con simboli religiosi e politici, come la croce dell'Ordine di Malta o il busto del Gran Maestro. Insomma, un modo per ricordare al possessore della moneta chi detiene il potere sull'isola e gode dei favori divini, e che fondamentalmente non c'è alternativa a quello strumento di pagamento. Per capire come si sia arrivati alla patacca maltese, dobbiamo tornare indietro nel tempo, in quella che oggi è la Turchia. Siamo nel regno di Lidia, in Asia Minore, nel VII secolo a.C. È qui che nascono le monete di metallo. Lo racconta lo storico greco Erodoto, quando scrive che i Lidi furono i primi degli uomini che usarono coniare monete d'oro e d'argento. In realtà le prime monete lidie non sono né d'oro né d'argento puri, ma realizzate in elettro, una lega naturale dei due metalli. Quello che più conta è però il simbolismo che le circonda. Sono monete decorate con immagini potenti. Sul dritto si possono vedere teste leonine ruggenti e soli raggianti, simboli di forza e regalità. Sul rovescio le monete portano impressa la traccia dei punzoni utilizzati per la coniazione, testimonianza della primitiva tecnica di produzione. La gloria del regno di Lidia ebbe vita breve, ma il seme gettato dall'invenzione del conio avrebbe continuato a dare frutti per secoli. Sentiamo Leonardo Segato, membro dell'Investment Institute di Unicredit. Nel passaggio da bene a metallo la moneta non cambia solo forma, si fa più astratta e assume il carattere di moneta legale. L'emissione diventa un privilegio esclusivo dello Stato, un vero e proprio monopolio.
È una svolta cruciale nella storia economica dell'umanità, perché da questo momento la moneta diverrà prerogativa del sovrano e il diritto di battere moneta coinciderà con il controllo del territorio e con l'autorità politica. L'introduzione del conio apre la strada a un sistema monetario molto più efficiente e flessibile, destinato a conoscere una rapida diffusione in tutto il mondo antico. La moneta si espande dall'Anatolia alla Persia fino all'India. Dalle colonie magno-greche la monetazione si diffonde invece nel Mediterraneo occidentale e con le conquiste di Roma l'uso della moneta si impone come strumento di potere in tutta Europa. A Roma la monetazione raggiunge il suo massimo splendore. La moneta è al centro della vita economica, serve per pagare l'esercito e per il versamento dei tributi. Al suo apice il sistema monetario romano è plurimetallico. Monete d'oro, argento, bronzo e rame circolano in tutti i territori conquistati da Roma. Durante il periodo imperiale, il diritto delle monete raffigura di solito il ritratto dell'imperatore regnante circondato da abbreviazioni dei suoi nomi e titoli. Sul rovescio, invece, compaiono divinità, personificazioni di virtù come la pace o l'abbondanza, oppure immagini di propaganda che celebrano vittorie militari o eventi di Stato. Un linguaggio per immagini finalizzato a celebrare la supremazia romana e legittimare il potere dell'imperatore. In aggiunta, il controllo delle monete permette di aumentare l'emissione per finanziare le spese dello Stato. Quando guerre o emergenze fanno lievitare le spese, invece di chiedere prestiti, lo Stato ricorre a imposte straordinarie e a svalutazioni monetarie. Così, se ai tempi di Augusto il denario è quasi puro argento, all'epoca di Diocleziano è ormai ridotto a una moneta di bronzo, con solo una piccola percentuale d'argento. Come la scrittura, anche il conio viene inventato indipendentemente, in tempi e luoghi diversi, in Lidia nel VII secolo a.C. e in Cina circa 2 secoli dopo. In Cina le prime forme di moneta metallica nascono nel XII secolo a.C. e riprendono oggetti d'uso quotidiano, come vanghe e coltelli. Qualche secolo dopo fanno la loro comparsa persino monete dalla forma umana. Con l'unificazione della Cina e l'inizio della dinastia Qin, alla fine del III secolo a.C., viene introdotto un sistema monetario unificato. La nuova moneta, chiamata Banliang, è realizzata in bronzo e diventa il segno tangibile dell'unità imperiale raggiunta dopo secoli di invasioni interne. Il Banliang è una moneta rotonda con foro quadrato al centro. Tutto anche qui ha un significato simbolico. Il cerchio rappresenta il cielo, il quadrato la terra. Ogni moneta è una piccola immagine dell'universo, un punto di incontro tra ordine cosmico e vita quotidiana. E l'imperatore, considerato il figlio del cielo, è il perno che tiene tutto insieme. Il foro ha anche una funzione specifica, serve a facilitarne il trasporto. Le monete vengono infatti tenute insieme con l'aiuto di una corda di lino o di cotone. Questa forma, pratica e al tempo stesso simbolica, rimarrà in uso per oltre 2000 anni, fino alla caduta della dinastia Qing nel 1911. Leonardo Segato. Se la fiducia è l'essenza di qualunque forma di moneta, la moneta metallica diventa mezzo di propaganda politica e strumento di potere, andando così oltre la sua funzione economica. A Roma le monete commemorano l'imperatore e la gloria dell'impero. In Cina celebrano l'ordine cosmico, 2 modelli indipendenti di conio a cui corrispondono 2 modi diversi di legittimare il potere. In entrambi i casi, però, la solidità dell'impero era strettamente legata alla stabilità monetaria. Quando la moneta perde rapidamente il suo potere d'acquisto, l'impero inizia a vacillare. Si rivela così quell'intreccio tra moneta e potere che non ha mai smesso di orientare le sorti della storia. Oggi, anche in Cina, le monete sono coniate su modello occidentale, ma per secoli i 2 sistemi si sono imposti nelle rispettive aree di influenza, plasmando, si potrebbe dire, 2 idee differenti di moneta, simili e diverse allo stesso tempo. Da un lato, il modello occidentale, monete di metallo prezioso, principalmente fatte d'argento e più raramente d'oro, coniate al martello, per lo più rotonde e decorate con immagini simboliche o politiche. Dall'altro lato, il modello cinese, monete fuse, non battute, fatte di metalli comuni, principalmente di bronzo o a volte di ferro, forate nel mezzo e prive di immagini, ma decorate con ideogrammi.
La moneta occidentale, preziosa, iconica, personalistica. La moneta orientale, pratica, standardizzata, universale. Nel prossimo episodio vedremo come questa dicotomia Oriente-Occidente si riproporrà anche con la creazione della carta moneta. Da metallo la moneta diventa carta, il suo processo di smaterializzazione continua e la narrazione che l'accompagna si rafforza. Ringraziamo Edoardo Campanella e Leonardo Segato dell'Investment Institute di Unicredit. Al prossimo episodio! Moneta, storia dell'invenzione che ha cambiato il mondo, è un podcast realizzato dall'Investment Institute di Unicredit, prodotto e distribuito da 24 Ore Podcast, scritto da Edoardo Campanella e Leonardo Segato.